Perché Gavorrano? Perché Gavorrano è la città dove c'è il famoso Castello della Pietra, Castel di Pietra, che è un colle con questo castello diroccato all'interno, con questo proprietario privato. Forza, proprietario privato, dai, aprila sta possibilità di vedere questo castello, dai. Tanto per dirvi, anche i cattivi hanno i loro meriti. Questa stiamo facendo via dei Pannocchieschi, cioè via di Nello dei Pannocchieschi, quindi quello che nel romanzo, nella storia, nell'opera sarebbe il marito cattivo di Pia, che la fa uccidere, però troppo tardi si pente. Se vedete il quadro del Pollastrini, c'è il momento dove Nello disperato cerca si butta nella tomba aperta di Pia, troppo tardi. È un bellissimo quadro perché vedete la faccia di Pia, è veramente la faccia di una morta di consunzione. Nello, posizione tragicissima, che si vuole tuffare nella fossa. Siamo nell'antro del dottor Simonetti, zeppo di libri, zeppo di storia, zeppo di riferimenti su Pia dei Tolomei. C'è un intero scaffale qui, no, più di uno scaffale, come potete vedere qua, completamente dedicato al personaggio, all'iconografia. C'è il disco dell'edizione Opera Rara che ha inciso l'edizione, ci sono i libri del dottor Simonetti su Pia dei Tolomei. Molto interessante questo sul confronto tra il canto, il poemetto del Sestini e come invece la tradizione popolare ha riletto il personaggio, insomma, confrontando, no? Mi diceva i due modi di leggere. Affrontando i due modi di leggere e di esprimere in rima gli stessi concetti, le stesse oggettività della scena. Esatto, quindi nel rapporto, diciamo, della descrizione popolare è più schietta, più immediata, più schietta, più immediata, più onesta, breve, forse anche più onesta. Vedete, il Sestini ridonda di romanticismo anche delle volte in maniera eccessiva, però è piacevole. È piacevolissimo. Poi vedo che ci sono anche qua dei bozzetti che lei ha trovato della scenografia del film, quella con la Germana Paulieri. Con la Germana Paulieri, esatto. Ecco, qui per esempio c'è un bozzetto. La scenografia fu del Marchi, per cui vedo che qui è firmato da lui, ed è proprio un bozzetto della casa dell'eremita nella scena finale, quando Nello si confessa all'eremita, e anche prima, quando Ghino stesso poi confessa in punto di morte di aver tradito Nello e di aver inventato tutta la falsità. Ghino è il cattivo dell'opera, che però nell'opera di Donizetti è un tenore. I tenori sono sempre buonissimi nel romanticismo, invece questo è uno dei rarissimi casi di tenori cattivi, però in quanto cattivo si redime all'ultimo momento e muore fra atroci tormenti, ma insomma cantando una bellissima romanza e rivelando naturalmente l'innocenza della povera Pia, troppo tardi perché ella poi è già avvelenata. Sì. Oggi parlavamo di Grand Hotel o similare, questa addirittura è Famiglia Cristiana. Meraviglia, Famiglia Cristiana si dedicò a Pia dei Tolomei nel 1000? Siamo a metà del Novecento, forse un pochino prima. Quindi nel 71 c'è il Grand Hotel. Questi chi sono però, questi attori qua? Bisognerebbe scoprirlo. Questa sembra Nora Ricci, no, non ci posso credere. Sono fotoromanzi, deve essere la Marlova. Questa la Marlova, Pia dei Tolomei e Nadia Marlova. Nadia Marlova, sicuramente una grande attrice di fotoromanzi, Pia dei Tolomei. E poi questo invece... è il Grand Hotel del 71. Grand Hotel del 71. Pia dei Tolomei, non ci posso credere. Ma è un fotoromanzo o è... Ah sì che è fotoromanzo. Vediamo chi lo fa. E chi c'era? Susanna Martinkova, ma chi erano queste russe che arrivavano improvvisamente? Vabbè. Probabilmente iniziava già un po' di una forma con la partecipazione straordinaria di Daniela Rocca. Daniela Rocca era quella di Matrimonio all'italiana con Mastroianni. Credo di sì. Mi sa di sì. E qui ci sono in un manicomio, poveretta. Alcuni 45 giri degli anni 70, c'era un complesso qui nel Grossetano che si chiama Trio Marino e che cantò in 4 dischi tutta la storia di Pia. Stupendo. Ce n'ho 3, il quarto non si trova. Trio Marino, attenzione, che racconta la straziante storia di Pia dei Tolomei, ovvero la sepolta viva. Questo è un racconto storico di Ildebrando Bencivenni. Oddio. Poi vedete le pose anche delle copertine, sono sempre delle pose da opera lirica, c'è niente da fare, cioè hanno già il palcoscenico, già nell'immagine, questa è la cosa stupenda.
Questa è la caverna di Alibaba della Pia dei Tolomei. Francesco Orlando, un altro romanzo su Pia Tolomei. Lei che ispira Fra Toroci Tormenti, naturalmente. Questo è il Bencivenni come con il... Ah sì, con il quadro, con la simile riproduzione alla simile Pollastrini. Stiamo veramente godendo impetuosamente. Io sono veramente felice innanzitutto di aver trovato il dottor Simonetti e di aver potuto, come dire, tuffarmi in questa quantità incredibile di testimonianze, di riferimenti, di storie, di scoperte, di aneddoti, di bibliografia, iconografia veramente sconvolgenti. Devo anche aggiungere qui a Gavorrano da circa 20 anni, ora non ricordo bene, in agosto viene fatto il Salto della Contessa, è chiamato così, viene diviso il paese in due contrade, Tolomei e Pannocchieschi. Che periodo è dell'anno? La prima domenica di agosto, credo. Quindi, prima domenica d'agosto a Gavorrano per il Salto della Contessa, dove sono tutti in costume medievale. La sera in piazza della chiesa viene fatta una recitazione sulle parti più importanti della vicenda nota, quella tradizionale della Pia. Sì. E poi a un certo punto, nella conclusione della serata, c'è il lancio, il Salto della Contessa. Buttano a turno una signora è un pupazzo, un pupazzo. Che però rappresenta... Non è vera, giuro, non è vera. Celebra questo aspetto tradizionale della leggenda. Del lancio famoso. Del lancio di Fra il plauso di tutti quanti, tutti applaudono chiaramente quando questa fa il volo alla fine, oppure... C'è anche un applauso che a me personalmente turba un pochino, però insomma è sempre un momento di festa. Finalmente ce ne siamo liberati, Pumf. Della Pia dei Tolomei la vediamo sempre al balcone con uno specchio d'acqua di fronte, che siano le paludi, che sia questa visione del mare, non si sa, perché in effetti lei era davanti a delle paludi, in teoria. Probabilmente Però c'è questo specchio di fondo che sempre lascia un po' questa ambiguità di acqua, diciamo. E devo dire che questa Gavorrano, cioè, è una bellissima terrazza sul mare che adesso andiamo subito a vedere al tramonto.